Ciao a tutti e ben ritrovati al canale. Oggi sono qui per presentarvi una nuova bicicletta cinese, una Seirasher modello Aura. Partiamo subito col dire che questa qui è una bicicletta dal costo di circa 1300 euro. Perché parto subito col dirvi il prezzo? Perché così poi dopo non mi dite che ma il prezzo, insomma vi lamentate che non vi dico mai i prezzi, e anche per avere un riferimento appunto in base al prezzo del tipo di bicicletta che ci dobbiamo aspettare. Che tipo di bicicletta abbiamo qui davanti a noi? Sicuramente una bicicletta abbastanza economica in termini di prezzo, perché per una bicicletta elettrica abbastanza accessoriata 1300 euro secondo me sono una cifra decisamente bassa, un primo prezzo, e ovviamente dovremmo accettare dei compromessi. Ma partiamo col dire a chi si rivolge questo modello, a chi potrebbe interessare in particolare questo modello. Questo non è un modello per andare a fare grande sport, diciamo, secondo me. Poi lo potete fare, per carità, perché è abbastanza pesante. Però principalmente questo è un modello che si presta a utilizzo urbano, quindi per commissioni varie, quindi utilizzo al pari praticamente di un motorino, ottima per andare a lavoro, ottima per fare anche dei piccoli tratti sterrati, per fare delle passeggiate, ma come vi dicevo non è magari una bicicletta per le lunghe pedalate di 100 km. Quindi sicuramente un ottimo mezzo di trasporto per questo prezzo. Andiamo a fare una carrellata delle caratteristiche tecniche di questa bicicletta. Partiamo con la cosa più evidente. Che cosa balza subito all'occhio in queste biciclette cinesi? Ovviamente le ruote grasse, ruote da 26 pollici, ruote grasse. Onestamente mi domando perché vadano così tanto di moda. Evidentemente il mercato richiede questo. C'è anche da dire che le ruote grasse hanno dei vantaggi come anche degli svantaggi. I vantaggi sono che sono ruote che in un certo senso, anche se la bicicletta non è completamente ammortizzata, aiutano anche l'ammortizzazione proprio perché sono molto assorbenti, hanno una grande tenuta, quindi facilitano anche la guida, la stabilità della bicicletta, e possono essere utilizzate su terreni sabbiosi, fangosi e sterrati. Quindi anche se questa qui è una bicicletta prettamente, io direi, stradale, queste ruote ci permettono di utilizzarla anche su sterrati anche mediamente impegnativi, senza ovviamente esagerare con la lunghezza dei tratti. Gli aspetti negativi delle ruote grasse sono che durante la guida sono abbastanza rumorose e se ci vogliamo pedalare diciamo che fanno molto rotolamento, molta resistenza e quindi affaticano ancora di più la pedalata su una bicicletta che di per sé è già abbastanza pesante perché pesa 32 kg. Possiamo vedere che a livello di telaio la bicicletta, devo dire, molto bella, telaio davvero molto solido, senza la canna centrale, quindi comodissima per salire e scendere, appunto, per fare commissioni, magari per andare a fare la spesa, in modo molto molto comodo. All'anteriore possiamo notare, per prima cosa, freni a disco idraulici su ruota anteriore e posteriore, freni a disco che devo dire sembrano funzionare davvero molto bene, poi ovviamente faremo una prova più lunga e vi saprò dire meglio. Abbiamo una luce LED anteriore che si può attivare dal display centrale, un display veramente molto bello, super nitido e luminoso. Devo dire che la qualità di questi display sta aumentando sempre di più su queste biciclette ed è un computerino davvero gradevole da monitorare, che ci offre ovviamente tutti i dati di distanza parziale, totale, la regolazione della potenza in base alle nostre necessità e via dicendo. La forcella è una forcella che ovviamente è una forcella decisamente semplice, con la possibilità di essere bloccata completamente, quindi di renderla rigida per l'utilizzo su asfalto o di sbloccarla per renderla più morbida per utilizzarla su sterrato. C'è la regolazione del precarico dall'altra parte e ovviamente non possiamo pretendere
chissà che da questa forcella, è una forcella comunque che attutisce sicuramente i colpi dei tratti di sterrato che magari ci troveremo a fare. Il manubrio, come possiamo vedere, è un manubrio curvo che rende la posizione di guida decisamente confortevole, devo dire. Come cambio abbiamo un Shimano Tourney a 7 velocità, uno Shimano quindi economico, cambio solo alla ruota posteriore, anteriormente abbiamo solo una corona. Altra caratteristica molto interessante è il sensore di coppia qui al movimento centrale. Questo fa la differenza rispetto alle altre biciclette elettriche economiche con motore alla ruota, perché questo rende la pedalata più naturale. Il sensore di coppia cosa fa? Percepisce la forza che diamo sui pedali e rende la pedalata più naturale, quindi a differenza delle biciclette senza questo sensore di coppia, che quando noi ingaggiamo la pedalata partono come un motorino e non regolano la potenza del motore in base alla nostra pedalata, questo sensore di coppia fa proprio questo, rende la pedalata più fluida e naturale, rendendola quindi più gradevole, quasi come se non fosse in teoria una bicicletta elettrica. Poi ovviamente se togliamo il motore qui la fatica la si fa, vi ripeto, perché abbiamo ruote grasse e una bicicletta da 32 kg di peso. Motore con potenza legale 250 watt, 52 volt, 80 Nm di coppia. La batteria è qui incastonata nel telaio e si può estrarre molto semplicemente, così, davvero in modo molto rapido. È una batteria con celle Samsung 52 volt, 15 Ah. Notiamo un altro aspetto molto interessante per l'appunto per l'uso quotidiano: le luci posteriori incastonate nel telaio, che vedete si accendono come stop se noi freniamo. Vi ricordo che i freni ovviamente, se vengono schiacciati, hanno anche un sistema di sicurezza che blocca il motore elettrico, e se noi accendiamo il faro anteriore si accendono anche le luci di posizione dietro. Vedete che la luce di posizione è meno potente, se noi freniamo si accende la luce di stop, tutto comandabile dal computerino di bordo che si trova qui. Abbiamo una buona sella, devo dire, con il foro centrale, morbida, devo dire comoda. Dalla mia prima esperienza, devo dire, rispetto ad altre biciclette, molto, molto comoda, quindi assolutamente promossa. Qui al manubrio possiamo vedere il display molto nitido e luminoso, il comando della Shimano e il computerino di bordo più o meno, quindi per regolare la potenza qui c'è anche un simbolo di un piede, perché possiamo impostare anche la modalità che ci permette di avere l'assistenza, la spinta mentre spingiamo a mano la bicicletta, l'accensione del faro, l'accensione della bicicletta e il pulsante per le informazioni di viaggio, compreso anche l'orario e tutti i parziali, totali, media, velocità massima, eccetera eccetera. Un computerino davvero molto completo. Il peso, per la precisione, è 34 kg, la velocità massima raggiungibile senza sblocchi, parliamo della velocità che è quella legale, 25 km/h. Ripeto, per questo prezzo mi sembra assolutamente un ottimo mezzo. Però adesso andiamo a farci un bel giretto e mentre pedaliamo vi dico le mie impressioni e traiamo delle conclusioni finali su questa bicicletta della Cyrusher. Allora, oggi per testare la Cyrusher Aura andremo a fare un bel giretto e possibilmente anche un tuffo. Il giro che ho in programma è di circa una ventina di chilometri. Adesso sto andando in modalità 2. Cyrusher ci dà un'autonomia di tipo 100 km, una roba del genere, ma sappiamo benissimo che queste autonomie comunicate dalla casa sono sempre molto ottimistiche.
questo giro 40 km con molta salita, vediamo cosa riusciamo a fare. Posso darvi anche le primissime impressioni della pedalata. Il sensore di coppia funziona molto bene, accompagna molto bene la pedalata. La posizione di guida è molto comoda, il manubrio curvo la rende davvero molto comoda. Si pedala anche in modo, insomma, confortevole, grazie anche alla sella che vi dicevo, bella larga e accogliente per le chiappe. Adesso sto per iniziare una salita e vedete come il display ci segna da un lato la velocità con delle stanghette e di qua la potenza che eroga il motore, che questa va ovviamente in base alla forza che applichiamo sui pedali. Grazie appunto al sensore di coppia riusciamo ad equilibrare bene la potenza che diamo noi e quella che dà il motore. Questo ci permette anche di risparmiare un sacco di energia, a differenza delle biciclette senza sensore di coppia che fanno partire il motore e ci dà un'assistenza un po' più grezza, diciamo. Vedete, adesso qui io sto andando a 26 km/h e non ho assistenza perché la bicicletta così a livello di regolamento europeo può avere l'assistenza fino ai 25 km/h, quindi dai 25 km/h in su è tutta pedalata nostra. Siamo a 11 km, io sto continuando ad andare con la modalità 2, è più che sufficiente per quanto mi riguarda. Ok, adesso inizia il tratto abbastanza critico di tutto il giro, una salita molto ripida e abbastanza lunga. Ho messo assistenza 5 qua perché voglio il massimo dell'aiuto dalla bicicletta, che sta spingendo di brutto effettivamente, anche qua che è molto ripido. Adesso c'è questo piccolo tratto che è quello più ripido in assoluto, vediamo se riesce a reggerlo. Sì, perfetto. Sì, ha una bella coppia. Ha una coppia da paura, ragazzi. Spinge alla grande. Questo è fondamentale. Ecco qua, questo è il tratto più critico. Qua ho dovuto aiutarmi un pochino coi pedali, ma solo in quel piccolo tratto lì. Bomba! Onestamente meglio di quanto pensassi. La batteria è ancora piena, oltretutto. Siamo a 21 km. Ok, intanto che mi avvio verso la pozza vi do un paio di dati. 21 km percorsi fino adesso, 22 km/h di velocità media e 56 km/h di velocità
massima raggiunta in discesa, perché la bici, essendo molto pesante, in discesa diventa una bomba. Obiettivo raggiunto, tuffo fatto, adesso si rientra e al rientro userò assistenza 5 e vediamo con quanta batteria rientro, perché voglio fare meno fatica possibile. Ora che ho finito di percorrere questa discesa molto ripida, vi posso dire qualcosa riguardo ai freni a disco. Frenata buona, non eccezionale, però comunque più che sufficiente, insomma, e ottima tenuta grazie alle ruote grasse. E via, adesso si va avanti con assistenza 5. La batteria è ancora piena, totalmente. Eccomi praticamente arrivato a casa e adesso vi dico i dati di questo giro. Allora, velocità massima del ritorno 55 km/h, velocità media 24,2 e abbiamo percorso in totale una quarantina di chilometri. Come vedete la batteria è scesa solo di una tacca. Quindi in conclusione non posso dirvi altro che questa SeiRusher si è comportata alla grande, comfort di guida ottimale, ottimo il sensore di coppia, batteria a retto alla grandissima, ho viaggiato comodo e quindi per me assolutamente promossa per il prezzo. Link in descrizione con eventuali codici di sconto. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti da Luca, alla prossima!